Ciao a tutti e bentornati sul mio canale o benvenuti se questa è la vostra prima volta qua. Oggi faccio un nuovo video e in realtà questo è un video che volevo fare mentre ero in Italia, però alla fine il giorno che volevo fare questo video mi sono svegliato e non avevo la voce. Quindi oggi faccio questo video qua a casa mia con un po' di video che ho registrato mentre ero nella mia casa, nel mio appartamento alla Spezia, in Liguria. Quindi oggi faccio questo video in cui vi parlo di queste osservazioni sulle case italiane, perché ormai ho vissuto un po' in queste case italiane e sì, decisamente ci sono delle osservazioni da parlare, da osservare. E sì, quindi iniziamo subito con il video. Come ho detto nell'introduzione, il giorno che volevo fare questo video in Italia mi sono svegliato e praticamente non avevo più la voce. In realtà anche adesso, proprio adesso in questo video ho tipo il 95% della mia voce, ma tanto vale facciamo il video perché è molto importante fare questo video, è più importante che voi lo guardate. Allora, una delle prime cose, la prima osservazione è che la posizione dell'interruttore è secondo me un po' strana la posizione, perché qua negli Stati Uniti nelle nostre case praticamente si trova sempre nella stessa locazione sul parete, quindi praticamente sì, posso dire con assoluta certezza che potrei entrare in qualsiasi stanza, in qualsiasi casa in America e anche con gli occhi chiusi posso senza fatica trovare l'interruttore e far accendere le luci. Quindi sì, la posizione dell'interruttore secondo me è un po' strana e penso di capire perché è così, e perché ovviamente i pareti nelle case italiane non sono di legno, non sono di sheetrock come le case qua. Piccola pausa, negli Stati Uniti usiamo sheetrock, che è un'azienda che crea il cartongesso per dire cartongesso, come voi dite Scortex per dire carta da cucina. Quindi forse c'è un po' di restrizione sull'elettricità e sulle altre cose del genere, quindi per questo forse sì, la posizione dell'interruttore è un po' difficile da metterlo in un posto più conveniente, almeno per me, un americano, almeno forse per voi questa posizione è scelta e per voi è un'altra cosa, e forse adesso questa forse è una cosa che dovrei chiedere ai miei amici italiani. Comunque sì, la posizione dell'interruttore, e mentre sto parlando dell'elettricità, faccio fatica sempre in questa parola, scusate, e la mancanza delle prese elettriche, e forse questa è un'altra cosa con i materiali dei pareti e forse con l'età delle case, degli edifici, dei condomini in Italia, ma nelle case americane ce ne sono tante prese elettriche. Penso che sia un legge tipo E fammi interrompermi qua perché sto per parlare senza avere senso. Praticamente c'è un codice elettrico qua che dice che ci deve essere un presa elettrica ogni 2 metri in una casa americana. Nelle case in America decisamente ci sono un sacco di prese elettriche, non c'è mai tipo una mancanza, non c'è mai tipo direi un bisogno di avere più prese elettriche, e mentre ero in questo appartamento in La Spezia decisamente speravo che ce ne fossero di più. Ho completamente dimenticato di includere che sì, ho passato una settimana in questo appartamento alla Spezia, ma non è la mia prima casa perché ormai non so il numero, ma ho vissuto con una famiglia ospitante a Brescia anni fa, ma sì, ho anche passato un po' di tempo alla casa di mia amica a Genova, di nuovo praticamente a Roma, sì, di nuovo con la mia amica Sonia, in una casa lì, quindi
Sì, questo non è solo per questa casa alla Svezia, però forse in totale, ma decisamente questa casa alla Svezia è quella più fresca nella mente. Altra cosa è la lavatrice, perché quanto ci vuole così tanto? Tipo, c'è tipo il ciclo della lavatrice è così lungo, dura così tanto, perché e questo secondo me sì, ormai è una cosa sì, che ho vissuto con 3 lavatrici in Italia. Perché qua negli Stati Uniti le nostre lavatrici ci sono tipo un sacco di modalità, modi per lavare i pani e direi che sì, un ciclo qua può durare tipo 30 minuti, ma trovo che in Italia è sempre tipo 2-3 ore. Decisamente questa è una cosa che noto, è un'altra osservazione. E su questo argomento della lavatrice, per la prima volta ho fatto il bucato in Italia con la corda. Sì, con la corda sul balcone, perché in passato l'ho fatto solo con lo stendino e quindi sì, questa era una nuova esperienza per me e sì, molto, non lo so, un'esperienza, non lo so, un'altra esperienza da vivere per un americano medio come me stesso che ha vissuto tutto la sua vita con l'asciugatrice in casa. Un'altra osservazione è che forse ho notato i soffitti sono un po' più alti, perché qua in America, nelle case qua, il soffitto è di solito 8 piedi o 2,4 metri, ma ho notato che decisamente in Italia i soffitti sembrano di essere più alti. E parlando dei soffitti, è naturale parlare dei pavimenti. E ovviamente in Italia tutti i pavimenti sono sempre di piastrella, mentre qua negli Stati Uniti solo tipo la cucina e il bagno hanno il pavimento fatto di piastrella, mentre di solito, come casa qua, il mio appartamento qua c'è il legno e di solito tante case hanno anche tipo la moquette. Quindi un'altra osservazione. E adesso per cambiare direzione direi che trovo le case italiane di essere molto più quiete, molto più silenziose e ha senso perché il materiale è molto tipo, non tipo, vuol dire che non si sente tipo i vicini, non si sentono i vicini. Mentre qua posso sentire tipo il mio vicino che vive sotto di me perché i nostri pareti qua sono molto più sottili e in generale è come le case qua in America sono costruite, ma in Italia non è così. Ho trovato che sì, è molto più silenzioso, molto più tranquillo vivere in una casa italiana. E un'altra cosa che decisamente non esiste qua sono le tapparelle sulla finestra. Sì, non esistono qua per niente. Ma sì, è sempre... Per me è divertente usarle e vederle a casa perché significa che sono in Italia e che non sono a casa. Sì, è sempre divertente per me tirare la corda, ma non è una corda, non so come si chiama, però sì, il punto rimane lo stesso, che per me è divertente, mi piacciono queste tapparelle. E un'altra cosa che direi che è unico, almeno non si trova qua per niente, forse magari in altri posti non lo so, però è lo scolapiatti che si trova di solito sopra il lavello in cucina, e questa cosa ovviamente ha tanto senso, è molto utile, però qua non esiste perché di solito sotto il livello, se c'è qualcosa, è sempre l'armadietto più stoccaggio. Ma ovviamente forse lo scolapiatti è anche un metodo di stoccaggio, perché di solito il nostro scolapiatti rimane proprio sul bancone solo per tipo asciugare i piatti e poi li mettiamo via tipo
nel loro posto nell'armadietto. Ma sì, trovo sempre interessante e divertente, forse carino, che lo scolapiatti è sopra il lavello e ovviamente ha tanto senso. Per questo così i piatti possono grondare direttamente tipo nel lavello e non c'è un casino. Un'altra osservazione è che le serrature sulle porte, anche tipo le porte dentro la casa, tipo per il bagno, a volte c'è tipo bisogno di una chiave per bloccare e sbloccare la porta, e questo decisamente non è una cosa qua. Tutte le nostre porte in casa qua in America tipo ha la serratura tipo che è già dentro e che si gira tipo un po' di una... Non è una manopola, non so come descriverlo, però sì, non c'è una chiave per bloccare le porte in casa qua in America. E parlando del bagno di nuovo, mi trovo a parlare del bagno e le docce, e questo forse non è una cosa che è per tutte le case, ma 3 volte in questo viaggio, 3 docce diverse, ho trovato che tipo per controllare la temperatura praticamente la manopola, praticamente la maniglia, non so come si chiama, non funziona, e praticamente l'acqua fa la sua cosa e la temperatura non è tipo aggiustibile. Sì, non so se questo conti per tutto, però nella mia esperienza un po' la temperatura della doccia è un po' difficile e mi dà un po' di fastidio quando la temperatura dell'acqua cambia completamente al volo senza ragione, e non lo so per niente perché succede, però a me succede abbastanza per osservarla e aver voglia di parlarlo. Allora, queste sono tutte le mie osservazioni per oggi, spero che vi sia piaciuto questo video e fatemi sapere quello che ne pensate di questo video, di queste osservazioni, e ovviamente fatemi sapere se c'è tipo una cosa delle case americane che posso farvi vedere, eccetera, e qualsiasi altra cosa ovviamente che viene nella vostra mente. E grazie per aver guardato questo video, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. A presto raga, ciao!